Bene ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giacomo e siete sul mio canale YouTube. Bene, oggi parliamo insieme di una fotocamera di sicurezza. Infatti parliamo della Blink Outdoor che ho acquistato durante il Prime Day a un prezzo, devo dire, davvero adeguato, perché l'ho pagata 65 euro comprensiva del Sync Module 2, quello qua. Mentre la fotocamera soltanto, cioè un'aggiuntiva, sarebbe costata semplicemente 59 euro. Allora vi dico che il prezzo di questa fotocamera è 110 euro così in kit con il sync, e devo dire che quindi secondo me ho fatto davvero un buon acquisto. Ho pagato circa metà prezzo, quindi direi che insomma ottimo, molto bene. Però perché ho comprato la Blink Outdoor? Perché non so chi di voi mi segue da tempo, ma chi lo fa, l'anno scorso, proprio il 26 di maggio del 2020, ho pubblicato un video con la recensione e tutto quello che riguarda la Blink X-T2, con la quale mi sto trovando particolarmente bene. Tutte e due fotocamere che hanno batterie, quindi funzionano a batterie, e vi dico che la X-T2 è fuori da un anno, quindi l'anno scorso, un anno circa, anzi un anno passato, e sta funzionando ancora con le stesse identiche batterie che avevo messo un anno fa, quindi ottimo. Bene, ma c'è un motivo per cui ho preso la Blink Outdoor e non la X-T2, perché la X-T2 su Amazon non le trovo più. Quindi male, molto male, perché io ero interessato a quella, proprio perché mi piaceva, e funzionava bene e tutto il resto, ma non va più. Sembra che al posto di quella abbiano messo questa. Però c'è una differenza sostanziale tra le due. Questa qua è la Blink Outdoor e c'è anche la Indoor. Quella Outdoor è nera, ve la faccio vedere da questa telecamera, invece la Indoor è bianca. Semplicemente la differenza è quella, e la differenza tra le due è che l'Outdoor ovviamente resiste alle intemperie, piogge, eccetera eccetera. Ma tra la Blink X-T2 invece che io avevo a questa c'è una differenza davvero sostanziale. C'è la differenza che la X-T2 aveva 7200 secondi, pari a 2 ore di registrazione su cloud gratuita. Mentre per questa, per avere registrazione su cloud, una volta finito ovviamente il periodo di prova, che se non vado errato è di 30 giorni, ma che in questo periodo Amazon sta prolungando fino alla fine di settembre, quindi c'è anche tutto settembre compreso, appunto una volta finito quell'abbonamento dovete fare un altro abbonamento. Dovrei anche io fare un abbonamento per poter registrare i momenti in cui la telecamera rileva dei movimenti o cose di questo tipo, in pratica mentre fa il suo lavoro, per capirci. Bene, qui però, è per quello che l'ho acquistata, ci viene incontro questo, il nuovo, vi faccio vedere da questa parte, il Blink Sync Module 2. Questo qui, questo aggeggino, ci permette tramite questo USB, che se ho capito bene può avere una capacità massima di 64 GB, ma ho visto dei video dove addirittura ne mettevano di più e funzionava tranquillamente. Con questo possiamo registrare appunto i nostri video che rileva la nostra fotocamera direttamente in locale, quindi non andare più sul cloud ma registrarli in locale. Questo sarebbe davvero per me ottimo, davvero ottimo, ma non so ancora esattamente come funziona, perché non è molto chiaro la spiegazione di come salva questo Sync Module 2. Tra l'altro vi dirò che ho guardato un po' su YouTube i vari video eccetera, ma se non in inglese, in italiano non si trova praticamente quasi nulla che parla di tutto questo. Bene, allora intanto vi anticipo che il video di oggi sarà dedicato a unboxing e presentazione di questa Outdoor, che per me è completamente nuova, molto simile alla X-T2 ma non è la stessa, quindi la vediamo un attimino nel dettaglio, vediamo l'unboxing eccetera, ma farò poi un video dedicato proprio al salvataggio di questi video nella rete locale. Quindi rimanete con me, vediamo l'unboxing e ci vediamo tra pochissimo. Oh, benissimo, abbiamo visto l'unboxing e anche una carrellata di immagini di questa Blink Outdoor. Fotocamera davvero accattivante anche a livello estetico, infatti
a me non dispiace, piace, anzi mi piace particolarmente. Bene, andiamo a vedere un attimino nel dettaglio di cosa c'è in confezione. Ovviamente abbiamo la nostra telecamera Blink, che è questa qui, abbiamo il Blink Sync Module 2, che è quello che vi dicevo ci permette di registrare anche in locale, il suo gancio che ci permette di appenderla, vi faccio vedere come si mette, semplicemente basta togliere questo gommino e andare ad inserirlo con un clic in questo modo. È abbastanza resistente, ma giusto che sia così, perché se no potrebbe cadere facilmente, insomma magari anche rompersi. Quindi andiamo a ritoglierlo, vi faccio vedere che in confezione c'è anche questo qui è un aggeggino che serve semplicemente per andare a svitare questa parte, qui c'è una vitina, voi la svitate e andate ad estrarre, allora, anche questo qua si infila in questo modo se volete e togliete il coperchio, ma viene via anche abbastanza facilmente se fatto così con un'unghia. All'interno appunto le due batterie, quindi la possibilità di inserire due batterie e l'alimentazione, perché non so chi di voi lo sa, ma su Amazon ci sono anche dei pannellini solari che ci permettono appunto di alimentare questa fotocamera, di alimentarla anche di notte perché hanno un accumulatore e quindi di evitare tutto quello che è il discorso batterie. Discorso batterie che, come vi dicevo, io ho dal 26 di giugno del 2020 la X-T2 fuori e per ora la batteria mi dà ancora il suo bellissimo ok, quindi al momento la batteria è ancora tranquillamente funzionante. Bene, andiamo a richiudere un po' quello che è questa fotocamera, vi faccio vedere come la rinfilate, la riavvitate, eventualmente vabbè, adesso la copriamo con questo, ma poi andrete ovviamente a fare il montaggio e questo gommino non servirà più. Cos'altro all'interno? Ovviamente l'alimentazione per quanto riguarda il Sync Module è un USB Type A e micro USB da questa parte con il suo alimentatore da 5 volt 1 ampere, quindi alimentatore molto base. Le due vitine che ci permettono appunto di attaccare il suo supporto, nel caso appunto lo attacchiamo su un po' di legno, perché ovviamente se facciamo un buco nel muro dovremmo mettere dei tasselli. All'interno della stessa confezione troviamo anche le batterie della Energizer. Qui io mi ero già posto un problema inizialmente dicendomi ma come mai Amazon non usa le sue batterie? Cos'è? Non sono buone? Che va a usare l'Energizer, le inserisce nelle sue confezioni? No, un mio utente ha chiarito questa cosa, io l'avevo detto nello scorso video, dicendomi che a quanto pare Amazon non fa le batterie in nickel metallico, quindi batterie in nickel metallico che hanno la caratteristica di durare nel tempo e avere sempre la stessa capacità, cioè sempre la stessa tensione senza mai andare calando. Semplicemente quando arrivano ad usura, quindi sono praticamente esaurite, calano di colpo e si esauriscono appunto. Quello che serve è proprio queste telecamere, altrimenti funzionerebbero molto male e si rischierebbe anche di rovinarle. Quindi se dovrete sostituirle un giorno sappiate che dovete mettere il nickel metallico proprio che ha questa caratteristica. Bene, quindi le due batterie sono all'interno ed è tutto qua. Poi all'interno ci sono i due libricini di istruzioni, ma in uno non c'è scritto praticamente nulla che ci può interessare, mentre nell'altro, nella Blink X-T2 che avevo recensito lo scorso anno, c'era proprio un minimo di spiegazioni, mentre qui c'è semplicemente il barcode. Come vedete noi andiamo a cercare la lingua italiana, andiamo a scansionare questo e carichiamo direttamente la pagina che non è altro che questa riportata qua sotto. Vi dice qui che se qualcuno ha già un impianto di casa fatto in questo modo deve solo aggiungere semplicemente un'altra telecamera, di andare al punto 3 direttamente. Bene, questo qua è un po' tutta la presentazione, tutto quello che ha questa fotocamera. Vediamo un po' anche i dettagli tecnici, ma sono un po' quelli che vi ho già detto, cioè batteria durata 2 anni, quindi ottimo, resistente all'acqua, registrazione giorno e notte, vi faccio vedere anche da questa camera che è scritto qui. Questa telecamera di sicurezza ha anche un audio, quindi funziona anche da citofono, nel senso che noi parliamo con qualcuno che c'è vicino alla telecamera e noi sentiamo quello che ci dice, quindi funziona anche un po' tipo citofono per capirci nel caso dobbiamo parlare con qualcuno che magari, non so, un fattorino, qualcuno che viene a casa nostra e deve lasciarci qualcosa. Ha praticamente il rilevamento dei movimenti, appunto una volta attivata in modalità rilevazione, lei rileva ogni movimento che viene fatto. Molto bello perché nell'applicazione potete fare praticamente la ripresa di un'immagine e poi andare a selezionare quali sono le aree. Ad esempio, se volete semplicemente che vi rilevi un movimento dove c'è il cancello, selezionate solo dove c'è il cancello e lei rileva soltanto lì. Bene, queste sono un po' tutte le spiegazioni di questa Blink Outdoor. Come vi dicevo in un altro video, nel momento in cui appunto andrò a installare il tutto, vi faccio vedere come andare a salvare in rete locale. Cosa secondo me davvero molto interessante, tra l'altro ho guardato su YouTube, non si trova
quasi niente, soprattutto non si trova niente in italiano. E niente che dire, io vi saluto, vi do l'appuntamento al prossimo video perché questo video volge al termine. Iscrivetevi al canale, siamo quasi a 2000, sono davvero molto contento ed entusiasta, quindi mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like se non l'avete lasciato, comunque se vi piace il video ovviamente, e niente, accendete la campanella con tutte le notifiche, così appena pubblicherò quest'altro video vi arriva la notifica da YouTube che vi dice che ho pubblicato. Che bello, vi avvisano anche. Bene, io vi saluto e l'appuntamento al prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao!